destra che è parallela al suolo. Ok, quindi 1, 2, 3, 3, ho questa mano che ruota e questo è il braccio che sale e anche qui la mano che ruota. Quindi questa mano fa solo questo movimento, questa invece va su e nel frattempo ruota. 3, 4, richiamo le braccia, 5, mi rigiro verso l'avanti e riporto il peso centrale. Poi si può fare a sinistra, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ovviamente quando si fa dopo un po' non si spezzetta più in questo modo, questo serve solo per imparare il movimento. Ok, quindi una cosa importante di questo esercizio è che quando ho una rotazione, gli esercizi che abbiamo visto prima finora dei Jibengong non hanno né spostamento del peso né rotazione, invece in questo caso ho sia spostamento del peso che rotazione. Quindi la rotazione, allora nel Tai Chi e nel Qigong la rotazione è importante, ci vuole sempre, ma non ci vuole in nessun modo l'oscillazione in avanti o laterale, in avanti e indietro o destra e sinistra. Non devo mai oscillare, ma posso solo ruotare, ok? Quindi non oscillo, ma ruoto, mantenendo sempre la postura, ok? Quindi sposto il peso, qui sono dritto, non sposto il peso uscendo con l'anca, perché questo fa una curva, invece no, quando sposto il peso qui rimango dritto. Il peso si può spostare tipo 6, 4, non bisogna spostarlo troppo, non solo non è necessario ma è anche sbagliato, in questo caso si sposta poco. Poi sposto il peso, ruoto, ok, quando ruoto l'idea è ruotare a 45 gradi. Come faccio a sapere se ho ruotato abbastanza, se ho ruotato troppo poco? Ecco, la rotazione deve essere tale per cui le ginocchia rimangono sempre nella stessa direzione del piede. Perché se io ruoto troppo e le ginocchia mi si spostano rispetto alla direzione del piede, allora il peso mi va all'esterno, in questo caso all'interno qui. Se dall'altra parte è l'opposto, no? Mi va il peso all'esterno del piede o all'interno, che non va bene, perché il peso deve rimanere sempre uniformemente distribuito. Ok, se faccio così, qui ho 16, ho 4, ma è lo stesso nella pianta del piede, il 60% del peso che ho qui è comunque uniformemente distribuito. Se invece ruoto troppo, mi si ruotano anche le ginocchia e il peso mi si sposta e mi disasso tutto quanto, quindi no. Ruotare di meno si può anche fare, non è un problema. Ruotare di più è un errore. Quindi ruoto una quantità tale per cui mi permette di mantenere le ginocchia nella stessa direzione del piede. Ok? Questo viene aiutato anche dal rilassamento delle anche, ma quello è un altro discorso che vedremo dopo quando parliamo dell'energia di avvolgimento della seta. Per il momento è solamente questa rotazione. Poi quando apro, ruoto giù. Quando apro le braccia, anche qui devo stare attento di non oltrepassare la sezione del piano. Tante volte succede che questo braccio qua, il braccio che va indietro, va troppo indietro. Troppo indietro va qua. E quindi qui non sono più tondo, ho uno spigolo. E in più, andando così indietro, di nuovo sfaso tutto il movimento. Quindi, ruoto, ok, adesso la parte di sotto è sempre rivolta verso l'avanti. La parte di sopra, da qui verso lato, è ruotata e il piano, diciamo, ruotato del mio corpo uguale a carico giù. Le braccia non devono oltrepassare indietro il piano, nessuna delle due, quindi rimango là. Qui apro, richiamo le braccia, chiudo e ritorno alla posizione iniziale. Quindi questa è una cosa. Un'altra cosa importante che spesso
che spesso gli allievi fanno fatica è che tutte e due le braccia non si fermano mai. Nel senso che quando vado indietro con questo braccio, così, molto spesso tendo a focalizzare la mia attenzione su questo e questo qui davanti rimane fermo fin quando non mi giro e che dopo si ricomincia un po' a muovere. Invece no, anche se diciamo il mio sguardo va verso l'indietro, quindi la mia intenzione che è legata al mio sguardo va verso l'indietro, è lo stesso, la mano davanti si muove anche lei come conseguenza del corpo, quindi non mi devo dimenticare della mano davanti, cioè vado e la mano, in questo caso la mano davanti si sposta verso l'avanti, quando arrivo qui ruota, quando arrivano insieme, quando arriva richiamo e qui mentre vado avanti la mano sinistra in questo caso continua a ruotare e non sta mai ferma. La mano davanti e la mano di dietro in realtà non si fermano mai in questo movimento. Se io faccio questo, significa che questa parte qua del corpo è scollegata e non funziona insieme, cioè infrangono dei principi fondamentali del Qigong e del Tai Chi, l'unificazione di tutto il corpo. Se faccio bene questo esercizio, come quello di prima, sento in questo momento qui come se mi stessero strizzando, diciamo, e sento l'allungamento dei tendini sempre da dito medio a dito medio. Il dito medio è quello che comanda, non è il dito indice, come vedo spesso, è il dito medio, in maniera che così la forza prende tutta la mano. Sento i tendini che mi tirano e anche in questo caso questo movimento elastico crea calore che poi pervade il braccio, pervade la mano, pervade tutta la mano. Se sento che mi si riscaldano solo alcune dita mentre altre rimangono fredde, il mignolo o altre rimangono fredde, vuol dire che c'è qualche scompenso e che non sto svolgendo il movimento nella maniera giusta. Spesso succede che il dito mignolo rimane più freddo perché uso come fonte energetica principale, come bersaglio dell'energia principale, il dito indice. Invece usando il dito medio, teoricamente la forza, il calore, l'energia si sviluppa in tutta la mano. Dao Chan. Non dimenticate di cliccare mi piace, grazie a tutti per l'ascolto, non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere questo video se vi è piaciuto con qualche vostro amico che possa essere interessato. Se volete più informazioni su di me, sulla mia associazione e sui corsi che porto avanti in presenza a Imola e anche eventualmente su prenotazione online, potete visitare il sito www.associazionedaodegin.it. Grazie.